Ciao amici, ben ritrovati. Oggi, come ho fatto per altri inchiostri, vi ripropongo due tinte che, utilizzando nel corso di questo tempo la collezione Monteverde Sweet Life, ho cominciato ad apprezzare particolarmente. Sono diverse tinte, ma ce ne sono alcune che mi piacciono di più. Una è la Pumpkin Cake e l'altro è il Chocolate Pudding. Ovviamente, come avrete intuito, si tratta di marroni. Collezione dedicata ai dolci da parte di Monteverde, un bel cofanetto molto gustoso anche da vedere, ve l'ho già presentato, quindi non mi dilungherò nella produzione, nel brand e negli inchiostri perché sapete già tutto o casomai andate a vedere se vi interessa. Cominciamo da un inchiostro un pochettino più, da un marrone un pochettino più leggero, un pochettino più chiaro, con evidenti contaminazioni, forse si riesce anche a vedere un po' attraverso la camera, del resto pumpkin cake ci fa capire che è una torta a base di zucca, quindi la zucca non ha un marrone scuro. L'ho caricato sulla Kaweco Student con un pennino un po' particolare che vi farò scoprire tra poco e direi che possiamo andare a provarlo cominciando subito con la carta Rhodia. Ma prima di quello vi voglio anche così una parola sul calamaio, l'ho già spesa ma la ripeto, calamaio in vetro, sono dei begli inchiostri, nulla da dire, formulazione ITF, lo sapete, serve per aumentare la scorrevolezza, un tappo che mi piace, non mi piace, ok, fa parte della collezione Monteverde, fa parte un po' del brand, questo tappo da conserva, da barattolo. Secondo me chiude bene, ma non benissimo. Chiude anche quasi molto bene, ma non benissimo, perché tende un po' a deformarsi la circonferenza e almeno la sensazione è quella. E dal fatto che spesso trovo del pigmento secco sul collo del calamaio, posso anche immaginare che dipenda da quello. La cosa però che invece non mi piace molto è che in alcuni di questi colori, come per esempio questo, vedete il controtappo, chiamiamolo così, la parte che sta incollata al tappo si deforma, si incurva, magari comincia a perdere qualche pezzetto. Attenzione quindi, mi raccomando, conservateli sempre bene e occhio quando li aprite perché se casca nell'inchiostro, insomma, non solo lo sporca, lo deteriora, ma potrebbe entrare nel pennino quando caricate l'inchiostro e quindi fare ulteriori danni. Carta Rhodia, come sempre, per tentare di capire un po' come sia il colore di questa collezione. Inchiostro, eccolo qua, bellissime variazioni. Ho usato un pennino, come potete vedere, 1.1 perché è un inchiostro di quelli che merita. Inchiostro Monteverde, anche se devo ammettere che il pennino 1.1 della Kaweco, che sia montato sullo Sport, che sia montato su altri modelli, ogni tanto, come in questo caso, mi fa qualche scherzetto. È vero che è abbastanza nuovo, però non è la prima volta che mi fa qualche salto di tratto. Stiamo parlando della collezione Sweet Life, però poi si fa anche voler bene perché scrive comunque molto bene, un bel pennino, poi sulla Student sapete che è un modello che apprezzo particolarmente, quindi va bene, dai, lo perdoniamo. Pumpkin Cake. Che dire? Bello, è uno di quei colori che, come vedete, a seconda di quanto si annidi nel pennino il flusso, l'inchiostro, scusate, cambia colore, si alleggerisce, si scurisce, e beh, evidentemente un inchiostro molto ricco di shading, vedete come risenta della variazione del flusso, perché questo non è un pennino flessibile in grado di variare il tratto, ma come potete apprezzare, quando ci si ferma, quando si riparte perché l'inchiostro è rimasto, eccolo là, fermo nel pennino, tutto diventi un pochettino più scuro. Scriviamo anche che sto usando un pennino 1.1 della mia Kaweco Student, 10 punti a chi riconosce il modello, Kaweco Student Jazz, che è una di quelle che mi piace, per quello anche ho scelto questo cappuccio. Kaweco Student Jazz, un inchiostro, come vi ho detto, di quelli in grado anche di fornirci un bello shading
un inchiostro che ha una gamma abbastanza ampia, questo è vero, e che si sposta da che cosa? Da un... Ma rosso ne vedo poco, per quanto è chiaro che vi sia comunque una derivazione. Vedo un cappuccino molto scuro, un miele di castagno particolarmente votato all'oscuro, ma anche qualche, se fossi un critico gastronomico, qualche sentore di zucca, soprattutto dove, quando si alleggerisce un pochettino il flusso, quando il pennino diventa un pochettino leggermente più chiaro. Non passa, ah sì, l'ho usato apposta, non passa dall'altra parte, come potete vedere, e mi piace comunque la gamma che riesce a mettere in campo questo inchiostro. Poiché sono su Rhodia, provo subito anche il chocolate padding, così se avete voglia di un budino, non so a che ora stiate guardando questo video, Pelican. Inchiostro Monteverde, c'è la sua formulazione ITF, si sente perché questo è un pennino un pochettino di quelli secondo me non nati benissimo in casa Pelican. Inchiostro Monteverde, la collezione è la Sweet Life e l'inchiostro si chiama Chocolate. Vediamo se lo mette esatto. Sì, chocolate padding. Sapete che io con le lingue non sono proprio... Come potete notare, si tratta di un marrone molto scuro. Un marrone è un budino molto scuro, un cioccolato fondente. Un inchiostro anche questo che, come gli altri Monteverde, ha nella stabilità, nella coerenza, vogliamo dire, della tinta, un po' la sua freccia all'arco più importante, insomma, quella proprio da parata, perché asciuga presto. Come vedete, la tinta resta quella, anche abbastanza riconoscibile su carte diverse, quindi non solo su queste molto buone. Rispetto a quello che vi ho presentato prima, qui c'è un pochettino meno base oleosa, ce n'è perché la formulazione che vi ho detto è quella caratteristica di Monteverde, però non è poi così presente, tanto è vero che riesco a sentire il pennino di questa Pelican, pennino F, forse si sente anche, provo a stare zitto, che dà una lieve grattatina sulla carta. Però, nonostante questo, Pelican M150 Black scorre molto bene, nulla da dire, il pennino, a parte appunto resta sempre comunque un Pelican, ma scorre molto bene nonostante questo vizio, questo peccato, diciamo, originale. Andiamo lì ad osservare su altre carte, prima però vediamo se la prova del passaggio della carta, no, non passa la carta, non ha però particolari effetti, non è uno di quegli inchiostri che ci fa vedere sfumature, che ci fa vedere fuochi pirotecnici, è abbastanza, diciamo, compresso nella sua gamma, una tinta che è un marrone scuro, una castagna quasi un po' desaturato, però tendente all'oscuro, lo si vede. E come per altri inchiostri della Monteverde, guardate, questa è la parte che avevo già segnato, se vado a scrivere ora con l'inchiostro un po' più fresco, c'è una variazione minima, solo perché è appena messo giù, ma a tempo 10 secondi diventa identico a quello messo giù. E la stabilità di questi inchiostri, che premetto, conosco e ho insomma testato da un anno, non di più, vedo che resta molto costante. Cominciamo dunque dal chocolate padding per vederlo alla prova anche su altre carte con pennini diversi. Qui siamo sul Pigna Style, come sempre sapete una carta molto diversa da Rhodia, pennini sono, vedete anche qui, molto diversi perché ho usato anche un pennino largo, ma come credo possiate notare non c'è una variazione, non c'è un effetto shading, quindi è un inchiostro di quelli che è abbastanza coerente e con una gamma, possiamo dire, abbastanza contenuta, se non molto contenuta,
e comunque fedele alla sua tinta, a quello che ci dichiara e a quello che poi andiamo a riscontrare nell'analisi visiva. Se lo metto a confronto con la carta Rhodia, vedete che la tinta resta comunque praticamente sì, identica, proprio cambia quel niente che è forse più dovuto alla tonalità della carta che alla tinta dell'inchiostro. Andiamo a vedere se passa il foglio su un Pigna Style. No, però qua vedete dove ho fatto un intreccio davvero forte e abbondante, sì, qua comincia a vedersi. Per tutto il resto del foglio assolutamente no. E come sarà invece su una carta un pochettino più prelibata come questa che ho preparato qui, che è quella della Clairefontaine, identico né più né meno a tutte le altre carte che abbiamo visto, e anche in questo caso, strano ma vero, non c'è effetto shading, non c'è effetto shading, quindi per gli amanti, diciamo, della coerenza della tinta, perché mica tutti apprezzano le sfumature, anzi un tempo assolutamente era quasi considerato un difetto se vogliamo, ma oggi è un aspetto molto apprezzato, ecco, troveranno qui un inchiostro che fa per loro. Andiamo a vedere invece l'altro che è decisamente all'opposto. Partiamo dal riscontro sulla carta Rhodia, dove vedete quante sfumature ci siano, e comunque resta un marrone decisamente più chiaro, più brillante. Del resto l'hanno definito pumpkin cake, quindi una torta a base zucca. Sì, magari sarà anche un po' bruciata nel forno nella parte superiore, però resta sempre comunque un inchiostro abbastanza chiaro. Qui siamo sull'altra carta e, come si può riscontrare ancora una volta, non vi dico delle bugie, la tinta, che sia su una Rhodia che sia su una carta un pochettino più povera e grezza, in questo caso molto diversa, resta questo. Quindi vuol dire che c'è senza dubbio una buona attenzione anche alla qualità del pigmento nativo. Andiamo a vedere se passa il foglio da questa parte, su questa carta, e soltanto un accenno proprio in combinazione di questo effetto che ho fatto appositamente. Questa invece su una carta un pochettino più così nobile, fatta meglio, ancora una volta ci mette la disponibilità di queste sfumature che si colgono anche con un pennino extra fine, in questo caso quello della Lilliput di Kaweco, che a me personalmente piacciono e insomma mi fanno piacere gli inchiostri. Andiamo a vedere quali altri inchiostri potrebbero richiamare, partendo dal pumpkin cake. Come vedete, un marrone che presenta molto shading, un po' per il flusso, un po' per la sua base oleosa. Il Parafernalia magari non tutti lo conoscono, è un po' più chiaro, lo mettiamo a confronto del Diamine Lance Copper, un pilastro degli inchiostri stilografici, secondo me, e ovviamente il mio parere. Ovviamente Lance Copper è ben più chiaro, molto più ramato, assolutamente, però appartiene sempre a quella scuola di inchiostri che vedete per esempio il Private Reserve, il Copper Burst, scusate, si avvicina un pochettino di più al nostro, appartiene a quella scuola di colore dove il marrone strizza un po' l'occhio al rosso, un po' all'arancione, forse troppo, ma è un colore, un arancione scuro 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 con una buona base di rosso ci dà questo marrone. Però il pumpkin cake resta comunque abbastanza riconoscibile, almeno fra i marroni che appartengono a questa scuola di pensiero. Andiamo a vedere l'altro invece, e qui ci troviamo in un mondo diverso. Perché? Perché si tratta di un marrone scuro, profondo e quindi anche un pochettino desaturato della sua parte di colore, in quanto si spinge per profondità verso il nero, allora diventa un po' difficile. Lo troviamo dove? Assieme al caramel brown. È vero che è un caramello, ma questo è un caramello davvero scuro che sembra quasi un seppia scurissimo, come il Röhringen Klinger per esempio. Eccolo qua il nostro chocolate
padding, vedete, molto simile allo Smoky Quartz di Edelstein, molto simile, sebbene poi alla prova siano inchiostri abbastanza differenti nella prova dinamica. E ancora, ecco, ve l'ho nominato prima, sì, il castagno and brown, sì, a me ricordava proprio il colore della castagna, dei marroni, e anche, guardate, il sepia. Il sepia Rohrer & Klinger, a differenza del chocolate brown, spero si possa cogliere, risulta ulteriormente desaturato, ulteriormente privato di quella parte marrone che sappiamo non essere una tinta primaria, non è un colore marrone per alcune scuole di pensiero, e qui invece lo troviamo ben più presente, qui impoverito. Ecco dunque come riusciamo a collocare nel contesto dei marroni scuri questo padding. E a voi tutti amici, grazie, vi aspetto ai prossimi video.